ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi farò rivedere come si ripara la tastiera della Logitech G413 Carbon. È una tastiera che sta sui 100 euro, però come tutte le meccaniche ogni tanto si rovinano gli switch. Qual è il problema di questa cosa? Che toccate una volta il tasto e il tasto lo spara 2-3, dipende quanto è rovinato, volte. E la tastiera non è da buttare via, è da cambiare gli switch. Dovete cercare lo switch Romer G su eBay, ne trovate abbastanza, quasi tutti dalla Cina, e potete mettere a posto la vostra tastiera. Allora, sono andato in un keyboard tester. Qual è il problema? Io ho l'ESC e il tab che non funzionano bene. Vi farò vedere solo uno però come si fa. Beh, diciamo che adesso che ho voluto registrarlo lo sta facendo di meno. Comunque una volta avete sentito che il tab l'ho battuto una volta e l'ha fatto due volte. Ma sono 2 settimane che mi dà problemi, quindi li andrò a sostituire e vi farò vedere come si fa. Bisogna avere un saldatore a stagno dello stagno e lo switch che comprate su eBay. Adesso andiamo a smontare la tastiera. Ok, per prima cosa facciamo una foto alla nostra tastiera per ricordarci come vanno attaccati i tasti. Perdonami signore della PC Master Race, ma io non me lo ricordo come vanno i tasti della tastiera. E poi iniziamo a staccare i bottoni uno a uno, ma sarebbe meglio prima staccare la tastiera. Ok, una volta staccata la tastiera iniziamo a staccare tutti i bottoni e ci vediamo dopo. Allora, una volta che avete tolto tutti i tasti ci sono delle viti tutto attorno e vi dovete armare di una tazzina, un bicchierino, un piccolo contenitore, fate voi in modo da non perdere le viti, cacciavite e iniziate lo smontaggio. Ok, una volta che avete fatto da questa parte fate come la frittata, la girate. Qui e qui avete altre 2 viti qui sotto, sono diverse dalle altre, quindi tenete bada di quello che fate quando lo andate a montare. Ok, ora ricordatevi che la tastiera era così, avevate ESC e tab qui, quindi girandola ce l'avete da quest'altra. Allora, quindi i 2 switch ce li avete scritti qua, ESC e tab, ce li avete scritti lì. Li dobbiamo andare a disaldare. Allora, una volta che il saldatore è caldo dovete disaldare i 2 punti in obliquo, c'è scritto ESC, gli date un po' di calore, lui si dovrebbe sciogliere in teoria, ed ecco qua, ESC e tab levati. Poi prendiamo il nostro pezzo di ricambio, però c'è un però, questo non è proprio della G413 e all'interno contiene un pezzettino di plastica che a noi ci darebbe danno, che è questo. Ecco qua, rimontiamo, richiudiamo,
Ok, poi vedete che ci sono i due buchi, vedete che ci sono i due denti, fateli combaciare nella scheda. Ecco qua, scappano fuori dal di qua. Riaccendiamo il nostro grill, saldatore insomma. Dove ho messo stagno? Ah, ok. Scusate, ma per fare sti lavori devo stare senza occhiali. E senza occhiali non ci vedo una cippa da media distanza già, quindi aspettiamo che il saldatore si scaldi. Ok, saldatore caldo e andiamo a saldare. Uno, due. Ok, adesso così come l'abbiamo smontata la rimontiamo e ci vediamo dopo. Fermi tutti, non fate la cavolata che stavo per fare io adesso. Prima di rimontarla la appoggiate nella scocca sotto, la ricollegate al computer e così nudo e crudo vedete se i tasti che avete riparato funzionano. Allora ESC funziona, tab funziona. Ok, adesso sì, prendete, staccate di nuovo la tastiera, rimontate tutto e ci vediamo per la conclusione. Ok ragazzi, come vedete non è che ci vogliono chissà quali abilità da saldatore, elettricista o chissà cosa per riparare questa tastiera. Buttarla via è un peccato, perché comunque per 2-3 euro trovate un paio di switch su eBay. Con un po' di pazienza vi arrivano, magari compratene invece di 2 6 per 6 paia, così ce li avete, 6 paia, 3 paia, così ne avete 6 e avete i pezzi di ricambio. E niente, questo era come si sistema, non c'è niente di incredibile, niente di complicatissimo, ma si può fare. Enjoy!